Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video in cui vi voglio mostrare come fare un impasto al 75% di idratazione, quindi abbastanza alta come idratazione, nella più semplice delle planetarie di questo mondo. È questa che ho qua a fianco, mi accompagna da tanti anni, anche se ormai da un pezzo uso soprattutto la spirale, però siccome me l'avete richiesto in tanti di provare a far vedere come fare un bell'impasto all'interno della planetaria, oggi l'ho ripresa dal mio magazzino, l'ho ripulita e l'ho preparata per fare l'impasto che vedremo tra pochissimo. L'impasto, come vi dicevo, è al 75% di idratazione, la farina è di media forza sui 350 di W e poi acqua, lievito e sale, nient'altro. Il vero segreto di questo tipo di impasti è quello che voi potete vedere qui dentro, ovvero sia la foglia. Il segreto per fare un buon impasto con un'impastatrice come questa, quindi con una planetaria, è quello di utilizzare la foglia e l'alta velocità. Per il resto, come potrete vedere, non c'è nessuna particolare attenzione, metto all'interno tutti gli ingredienti, faccio prima di tutto amalgamare e poi vado ad alta velocità. L'impasto risulterà incordato in circa 6 minuti, vedrete il contatore per tenere un po' d'occhio, dopodiché seguiranno 3 rigeneri all'interno della macchina, quindi 3 piccoli giri a bassa velocità per riprendere l'impasto e infine la chiusura sulla tavola e poi 3 pirlature a distanza di alcuni minuti uno dall'altro. Dopodiché l'impasto sarà pronto con una semplicità che sinceramente vorrei definire mostruosa e che dovrebbe far sentire sereni tutti quelli che non hanno la spirale, perché un buon impasto ad alta idratazione con la planetaria si può fare e come. Adesso spostiamoci sulla tavola e assistiamo alla lavorazione. In questo caso ho lasciato l'audio in funzione di modo che vi possiate orientare con il rumore della planetaria che gira. Comunque sappiate che l'ho utilizzata quasi ad alta velocità, quasi al massimo. Ho pesato 560 g di farina, 420 ml di acqua, 21 g di sale e 0,38 g di lievito di birra fresco. Apriamo la planetaria e versiamo subito tutta la farina al suo interno. Senza nessuna particolare attenzione versiamo anche tutta l'acqua e poi aggiungiamo il lievito. A questo punto abbassiamo la testa della planetaria e facciamola girare a bassa e media velocità fino a ottenere un po' di amalgama. Questo ci deve mettere al riparo da eventuali, come dire, schizzi di farina da tutte le parti. Adesso lo farò girare ancora un po' più veloce. Come vedete però subito raccoglie tutto quanto. Adesso possiamo aggiungere il sale. Aumento un pochettino la velocità proprio per sincerarmi di aver raccolto tutto. Poi farò una pausa e subito dopo inizieremo proprio a lavorare ad alta velocità. Come vedete con la mano sto tenendo ferma la planetaria e mentre io sto lavorando c'è la gatta selvatica che fuori dalla finestra sta mangiando. Lasciamo girare ancora un pochino. Come vedete comunque l'amalgama si è già creato. Ok. Verifichiamo e ora riprendiamo a girare da questo momento ad alta velocità e vedrete che in 6 minuti esatti l'impasto sarà totalmente incordato.
Siamo adesso al primo rigenero, dopo 15 secondi di pausa. Come vedete si tratta solo di fare alcuni giri a bassa velocità e recupera subito l'incordatura. Vedete ancora un po' rugoso, quindi abbassiamo e lasciamo passare ulteriori 15 secondi e siamo al secondo rigenero. Già dal secondo rigenero la situazione migliora. Lo vedremo tra pochissimo. Vedete, bastano pochi giri a bassissima velocità e recupera subito l'incordatura. Ora sollevo e vedete che è meno rugoso di prima. Appoggiamo nuovamente giù e dopo ulteriori 15 secondi facciamo il terzo rigenero. Anche in questo caso bassa velocità e pochissimi giri. E come potete vedere ha già recuperato tutto. Bene, a questo punto trasferiamo l'impasto sulla spianatoia d'acciaio. In questo caso è importante che sia d'acciaio o comunque di un materiale non poroso e comunque ancora liscio, perché l'impasto è comunque un 75% di idratazione, quindi molto appiccicoso, ed è per questo che procediamo anche a ungere un po' le mani prima di fare la chiusura. La chiusura si fa con alcuni giri di pieghe molto semplici e poi si passerà subito alle pirlature. Vedete, molto semplice, senza nessuna particolare attenzione. Ecco qui. Adesso iniziamo con la prima pirlatura, che delle tre diciamo è quella un pochino più complessa, solo perché l'impasto è ancora, come dire, da chiudere per bene. Comunque, con qualche giro, aiutandoci con il giusto strumento, vedete che abbiamo già ottenuto il risultato che l'impasto non è più appiccicoso. Dopo circa 4 minuti facciamo la seconda pirlatura. Non dobbiamo esagerare con lo spostare l'impasto perché altrimenti si rischia di stramarlo, diciamo così. Vedete, va benissimo. Aspettiamo ulteriori 2 minuti per la terza e ultima pirlatura. Ecco qua. Direi che ci siamo. Possiamo tranquillamente mettere l'impasto all'interno della ciotola di vetro, coprirlo con una pellicola trasparente e metterlo a riposare. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video.